Eccoci, siamo al mattino, ormai 14 novembre, lasciamo dopo 3 giorni il campeggio di Tortuga Mora, questa bella valle di Calabardina, che è uno dei luoghi, ci ha preso un po' il cuore, molto bello, un posto molto bello. E quindi con un po' di dispiacere lasciamo questo posto, siamo stati qua 3 giorni. Continuate a seguirci e soprattutto mettete mi piace al video, cliccate e iscrivetevi. Oh, bravo! Andiamo, ciao! Allora, abbiamo lasciato il campeggio Tortuga Mora vicino a Calabardina e ora stiamo percorrendo tutta la strada lungomare, che se non sbaglio è la AL 7107, che percorre tutta questa costa che è fantastica e ha dei punti sia soste per camper in libera, ce ne sono tantissimi e sono pienissime di principalmente tedeschi, olandesi, qualche spagnolo, un po' di francesi e di inglesi. Direi che questo è un posto fantastico. Non pensavamo ci fosse un posto tanto bello e soprattutto selvaggio. Poi la temperatura, senti qua che roba. Questa strada è meravigliosa e attraversa dei posti meravigliosi. Veramente contento di aver lasciato la strada interna per passare di qua, anche se ci metteremo più tempo, però è veramente bellissimo. La signora è affacciata alla finestra. Balcone di casa. Su questo panorama. Cala Cristallo. Lasciata Mojácar, abbiamo proseguito lungo questa strada in lungomare, che poi a un certo punto è andata un po' all'interno perché c'è una collina, ci sono varie montagne qui e bisogna risalire, non c'è una strada in questo punto proprio sul mare, e quindi risalendo siamo arrivati a questo mirador che è splendido. Sullo sfondo si vede dietro di Carboneras, là in fondo dove c'è la ciminiera, e questa strada tutta a zigzag che segue la collina e la montagna, che è meravigliosa. Las Negras, posto molto bello, Lasciamo Carletto qui e andiamo a farci un bagnetto in questa bellissima cala del Cuervo, vicino al piccolo borgo di Las Negras. Guardate che paradiso!
posto particolarissimo, siamo dopo Almeria, stiamo scendendo verso Motril, da dove poi devieremo per Granada, e dal mare si sta alzando questa nebbia che probabilmente arriva dall'altra parte dell'Africa per motivi di calore, di umidità, di evaporazione. Comunque tutta questa nebbia sta lambendo la costa. Qua abbiamo il sole e di là c'è la nebbia sul mare. Guardate. Siamo entrati nella nebbia. Non si vede più nulla. Di solito questo fenomeno avviene quando la temperatura dell'aria è più calda della temperatura della superficie terrestre o dell'acqua. Laggiù c'è il mare, lì c'è il sole. Quella nebbia è bella. Ma ci passiamo? Ci siamo passati. La Betty ha fatto amicizia. Mi è salito questo sulla testa. Io spero che non faccia altro, però, oltre che salire. Tu con gli uccelli hai sempre una confidenza particolare. Stupido. Ciao bello! Hola! Hola! Hola, hola! Buongiorno, Buongiorno a tutti. oggi 15 novembre, siamo ancora nel campeggio di Castelldeferro, molto bello, lungo il mare. Abbiamo fatto una dronata, quindi vedrete anche questo bel piacevole villaggio. Con un bel castello sulla collina appena dietro il paesino. Nei nostri amici ci hanno anche parlato bene di alcuni ristoranti, ma è che ieri sera, quando siamo arrivati, c'era un nebbione che veniva dal mare che non si vedeva nulla. Da quindi far paura proprio. faceva anche un po' freddino, per cui umido e freddo, per cui abbiamo deciso di restare in camper, di non andare a gustare la cucina del Castelldeferro. Quindi oggi partiamo, domani abbiamo prenotato una visita all'Alhambra a Granada e quindi ci spostiamo Ci avviciniamo verso Granada. Finisco di fare i servizi, vado perché sta uscendo l'acqua. Carico, scarico. Si comincia a salire. Stiamo per lasciare il mare ormai è alle nostre spalle, direzione nord-nord-est, per andare a raggiungere Granada. La strada si fa sempre più in salita, qui di fianco a noi inizia il promontorio della Sierra Nevada che abbiamo costeggiato finora lato sud.
Salendo, lasciando la costa, una quindicina di chilometri dopo la costa, abbiamo trovato questo lago, che è il lago di Guadalfeo, con una splendida diga. Esta. È un lago immerso nella catena della Sierra Nevada che inizia proprio da questo lato in avanti. Ruta del vino! Ora capisco perché Mauro vuol fare questa strada. È la ruta del vino! È la ruta del mio cor, è la ruta del mio cor, è la ruta del mio gusto, dell'amor. Questo è tutto il pueblo di Lanjarón. Guardatelo che bello. Questa zona è completamente piena di olivi. E infatti vendono olio di oliva extravergine ovunque. Là in cima c'è la montagna della Sierra Nevada, sciano d'inverno. Siamo sul bus. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare in centro a Granada. Non so dove ci porta esattamente questo bus. C'è il bus. Questa qua su, di sopra, è la Sierra Nevada, dove hanno fatto anche un po' di anno fa i campionati mondiali di sci. È una montagna che spesso d'inverno si inneva, tantissima neve per l'umidità che arriva dal mare, siamo a 50 km dal mare. Non ha un albero, però è sempre molto alta e molto bella. Vediamo, domani volevamo anche salirci un po', visto che le temperature sono ancora gradevoli. Settimana prossima dovrebbero scendere, quindi ritorneremo un po' al mare. Cioè, noi siamo lassù in cima alla collina? Praticamente sì, un po' più a sinistra. Ma siamo in cima alla collina. Siamo ormai al tramonto e la luce ormai è quella che è, però in alto il sole Bacia ancora il campanile. talmente tanta roba in questa cattedrale che una porta come questa, che è bellissima, si perde.
cosa che, come ha detto Betty prima, affascina principalmente sono queste navate, queste colonne delle navate bianche. Il famoso mercato più antico della città. Andiamo a vedere, molto arabeggiante. A Granada è già Natale. Allora, lasciata Mohacar. Moacar. Guardate lo stile di mare, il doppio occhiale, vista solo. È per quello che mi sono innamorata di lui, è un figo esagerato con questo look. Siamo al... Vai.